Venerdì, stanco, uno torna, deve prendere un treno, tutti cancellati, un disastro. Gente che aspetta sulle scale, gente disperata, sciopero dei treni. Quando lo fai? È il venerdì alla stazione Termini. E oggi vi voglio far vedere un attimo la situazione a Termini col venerdì, con lo sciopero, dove i poveri pendolari e non solo i viaggiatori e i turisti stanno a soffrire. Prima cosa, mi hanno già fregato la valigia, perché la prima cosa che succede quando ci stanno i scioperi, la gente si accalca e i malfattori arrivano e vi fregano la valigia. La seconda cosa, mancano le panchine alla stazione Termini, dove ti metti seduto, regà, e vedete arrangiare sulle scale, non quelle mobili perché vi fate male, ma quelle normali. La famosa sicurezza che avete all'interno della stazione viene meno, perché addirittura i varchi sono tutti aperti. Se una volta il viaggiatore si sentiva sicuro perché si passava il varco solo col biglietto, adesso il varco è tutto aperto, perciò non solo il pendolare, non solo il viaggiatore, ma anche colui che giustamente vuole fare il sopruso, vuole far furto, eccetera, via e passa. La gente non sa più dove sbatte la testa, qui ovunque tutti che guardano un tabellone qua, un tabellone là, nella speranza che non compaia la parola cancellato accanto al tuo treno. Guardate la gente qua dentro come sta messa. File e file interminabili davanti a un botteghino dei biglietti. Se guardi, a parte i non cancellati, gli altri hanno ritardi. Voi immaginate un regionale c'ha 180 minuti di ritardo e parliamo del treno che dovrebbe andare a Civitavecchia. La sicurezza pubblica viene meno perché se guardate qua, cioè non si passa per andare a nessuna parte. Questa è la situazione dei treni che fa paura. Qui siamo sui binari, che è il posto che dovrebbe essere più sicuro. Da qua laggiù c'è un fiume di persone, da qua là c'è un fiume di persone, ritardi e cancellazioni sono praticamente la normalità. Il treno? Sì, però con l'hanno Italo... cancellato? No, con Italo non le hanno cancellate. Trenitalia hanno cancellato, Italo no. Italo no. Azz, vedi, abbiamo scoperto una novità, grazie. La categoria più colpita in assoluto sono i turisti, che non lo sapevano e se stanno a ritrovare qua, pure con i zaini a vista, senza capire che cosa succede, perché gli avvisi a malapena sono in inglese, a malapena quelli che ci sono, e vedono solo sta gente che aspetta e pensano che sia la normalità che i treni funzionino così in Italia. Mi dica. Per quale motivo? Perché è una zona riservata. Fuori da qua c'è. Scusami, ti conosco. Ci mancherebbe, ma quale sarebbe l'articolo che lo proibisce? Vorrei chiedere un'informazione. Scusi, se parte il suo treno o no? Per romperci le scatole a noi arrivano subito, se devono dare una mano a una persona che viaggia spariscono, so se hanno notato sta cosa. Cioè per dirmi che io non potevo fare le riprese c'erano, quando lei cercava informazioni no, sono spariti, si sono dati. Però voi avete assistito a sta cosa, cioè l'assistenza di Trenitalia arriva quando Cicalone fa dei video con telefono, poi gli chiedono informazioni, boom! E così si è creato il paradiso dei malfattori. Quale momento migliore per rubare alle persone se non quando c'è un mare di gente così? Perché io che faccio? Passo, vedete, uno zainetto così, è un attimo, uno mette la mano e ruba. Tutto lì, bisogna stare attenti perché zaini così, senza che uno controlla, sono tutti a rischio. Bella ragazzi! Ciao ragazzi! Mazza il casino! Sapete lo sciopero? Sì. Tu dove devi andare? Formia. A Dove? Formia. Ah, e pure i treni regionali? Esatto, infatti il mio, il Menturno Scauri non c'è. Non c'è proprio il treno. Sta con 15 minuti di ritardo ma non c'è il binario. Perché ho visto alcuni hanno 180 minuti di ritardo, ma addirittura questi non ci stanno. Esatto. Avrei potuto prendere il Benevento che sta con 150 minuti di ritardo, ma Però è dici- partito. Ah, vabbè, È partito, proprio me la son 150 minuti di ritardo. Esatto. Tu pure devi prendere il treno? Dove devi andare? A Latina. Ah, tutte tratte brevi, ma ci stanno i treni.
Non lo so, sono Madonna, appena che arrivato. è un disastro, sto raga, cioè, cercando di capire. io non riesco a capire tutta sta gente. Ma c'è stato lo sciopero fino alle 5, però le 5 sono passate, Da insomma, un pezzo quindi- sono passate. Vai a capire. Grazie. Perciò ci dicono che lo sciopero era fino alle 5, ma la situazione è quella che è, cioè è un disastro. Purtroppo è anche capitato che alcune persone si siano sentite poco bene e le hanno già portate via e non c'è un posto non solo dove sedersi, ma anche dove, se uno soffre un po' di claustrofobia, di difficoltà o altro, si possa appoggiare, perché capite che qua ovunque vai è una strettoia. Benevento c'ha 170 minuti di ritardo perché in teoria lo sciopero è finito. Nettuno c'ha 60 minuti di ritardo, considerate che è una tratta che si fa in 60 minuti, perciò c'hai altri 60 minuti, 25 minuti, 30 minuti, Grosseto 30 minuti, cioè una roba impressionante, più tutti cancellati. Un mare di persone che in questo momento affolla la stazione, credo non se ne verrà fuori prima di stasera. Voi immaginate chi deve tornare a casa. E Termini non è solo delinquenza, pericolo o altro, è anche disservizio. E oggi l'avete visto, un disservizio importante e anche un abbassamento delle difese, della sicurezza ai Termini, perché si accedeva ai binari facilmente e solo quando ci hanno visto a noi che facciamo le riprese sono intervenuti. E questo vi ricordo sempre che è una cosa importante da sapere, vi ritrovate in situazioni difficili senza manco saperlo. Perciò state sempre attenti, perché a rubare vi rubano. Ciao ragazzi, a rompere le scatole vi rompono. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.